Ti hanno detto che la mindfulness serve a rilassarsi, ma se invece fosse uno spazio in cui accogliere anche la fatica, la paura, il cambiamento, dopo i 50 non cerchiamo evasione, cerchiamo verità, cerchiamo il contatto profondo con ciò che conta davvero, oltre la superficie della routine quotidiana. Questo non è il solito video sulla mindfulness, è un invito a viverla come gesto di cura profonda verso se stessi, quando le certezze vacillano e tutto sembra andare più veloce. Dopo i 50 anni, imparare a fermarsi può diventare un atto rivoluzionario, un nuovo modo di abitare la propria vita con più lucidità e amore. Insieme esploreremo un modo diverso di intendere la mindfulness, non come tecnica da imparare, ma come presenza da ritrovare. Parleremo di lentezza consapevole, di piccoli riti quotidiani, di come sia possibile riconciliarsi con il proprio tempo e il proprio corpo. Resta fino alla fine. Ti guiderò in un piccolo rituale quotidiano pensato proprio per chi ha attraversato già molte stagioni della vita e che, forse, proprio ora ha bisogno di ritrovarsi. Se questo tipo di visione ti parla, iscriviti al canale Inner Peace 360. Qui trovi uno spazio senza giudizi, dove puoi riscoprire equilibrio, valore e bellezza interiore. Ogni settimana un passo insieme. Non sei solo in questo viaggio, siamo in tanti a cercare uno spazio di senso e calma. Ed è bello farlo insieme. E se resti fino alla fine, ti guiderò in un piccolo gesto dimenticato, semplice ma profondo, che potrebbe diventare la tua nuova ancora quotidiana. Un modo concreto per iniziare a trasformare le tue giornate, un respiro alla volta. Mindfulness significa restare, anche quando è scomodo. È dire a se stessi: non ho bisogno di aggiustare tutto subito, posso respirare e stare qui. Questo è ciò che ci rende forti dentro. Non il controllo, ma la presenza. Rimanere in contatto con ciò che proviamo, senza scappare, è un gesto di profondo coraggio. È come dire a se stessi: mi ascolto, mi rispetto, anche adesso. Molte persone associano la mindfulness al benessere immediato, ma in realtà si tratta di coltivare una relazione autentica con tutto ciò che ci attraversa, anche con il disagio. Dopo i 50, imparare a restare presenti nelle emozioni che emergono, senza reprimerle o giudicarle, diventa una forma di saggezza profonda. Non è evasione, è presenza coraggiosa. I nostri nonni dicevano: chi va piano va sano e va lontano. Era mindfulness senza saperlo. La lentezza non era un limite, ma una saggezza. Oggi possiamo riscoprirla con occhi nuovi. Possiamo ritornare a un tempo più umano, a una quotidianità dove anche i silenzi hanno valore, dove lo sguardo si posa con calma e la mente smette di correre. Negli ambienti rurali e familiari del passato, ogni gesto aveva un ritmo, si rispettavano i cicli naturali, i tempi del corpo, le stagioni della vita. Riscoprire questo oggi, nella frenesia moderna, è una forma di ritorno a casa ed è anche un modo per onorare la memoria e le radici, riportandole nel presente con consapevolezza. A questa età non cerchiamo più di fare di più, ma di essere meglio. La mindfulness ci aiuta ad ascoltare il corpo che cambia, ad accogliere nuove solitudini, a perdonare chi eravamo. È un ponte tra passato e futuro, vissuto nel presente. È uno strumento per affrontare il lutto, le perdite, il senso di inutilità che a volte può emergere. È un modo per ritrovare dignità e senso, anche nelle piccole cose. La mindfulness ci insegna anche a liberarci da ciò che non ci serve più, ruoli, aspettative, pressioni interiori. È un invito a rinascere nella semplicità, a riconoscere che ogni momento vissuto con presenza è un'opportunità di guarigione e rinnovamento. Non serve svuotare la mente, serve imparare a osservarla. Il pensiero passa, ma non sei i tuoi pensieri, sei lo spazio che li accoglie. Questo cambia tutto. Invece di combattere i pensieri, impariamo a lasciarli fluire come nuvole nel cielo. Ogni pensiero è solo un ospite, può entrare, ma non ha bisogno di comandare. Quando osserviamo i nostri pensieri con gentilezza, impariamo a non identificarci con essi. Questo crea spazio interiore, uno spazio libero dove possiamo scegliere risposte più autentiche e meno reattive. E in quello spazio troviamo calma. 3 respiri profondi, con occhi chiusi. Conta fino a 4 mentre inspiri. Conta fino a 6 mentre espiri.
Fallo ora, sentilo. Questo è tornare a casa. Anche nel mezzo della giornata più caotica puoi ritrovare centratura. Bastano 3 respiri per cambiare il ritmo, per ricordare che sei più grande del tuo stress. Aggiungi una frase semplice, come un mantra silenzioso. Sono qui, ora. Può sembrare poco, ma questi pochi secondi di consapevolezza possono cambiare il tono della giornata, rallentare il battito del cuore, sciogliere tensioni. È un atto di amore verso te stesso. Il cervello può cambiare, sempre, anche dopo i 50, anche a 70. Con la pratica costante si creano nuove connessioni. La mindfulness è ginnastica mentale gentile e potente insieme. È come lucidare uno specchio. Più lo pratichi, più vedi con chiarezza. Studi scientifici dimostrano che la pratica quotidiana può ridurre l'infiammazione, migliorare la memoria e persino favorire una maggiore stabilità emotiva. Ogni volta che portiamo attenzione consapevole a ciò che stiamo facendo, stiamo creando un nuovo circuito neurale. Questo significa che abbiamo sempre margine di crescita, miglioramento, trasformazione. Anche quando pensiamo che sia troppo tardi, non lo è mai davvero. Bevi un caffè? Fallo come se fosse il primo. Cammini? Senti il passo. Non è il tempo che dà valore alle cose, ma la qualità della presenza. È così che una giornata normale può diventare speciale. Ogni gesto può diventare sacro se fatto con attenzione. Anche lavare i piatti, ascoltare una voce, stendere il bucato può diventare un atto di meditazione in movimento. Questa è la vera rivoluzione della mindfulness. Riportare la sacralità nelle cose ordinarie. Trasformare l'automatico in consapevole. E così anche la routine diventa una via per tornare a se stessi, per ritrovare un senso di pienezza nel vivere. Mindfulness è anche imparare a parlarsi con gentilezza, dire va bene così, accettare di non essere perfetti, avere cura di sé come farebbe una madre con un figlio. Spesso siamo i nostri critici più severi, ma con la mindfulness possiamo iniziare a diventare i nostri alleati. Possiamo imparare ad abbracciare anche nei momenti di fragilità. La vera forza nasce dalla tenerezza. La consapevolezza non è un esercizio di controllo, ma di accoglienza, ed è proprio attraverso l'accettazione delle nostre imperfezioni che possiamo guarire e crescere, lasciando andare l'idea di dover essere sempre all'altezza. Ogni mattina accendi una candela, respira 3 volte profondamente e ripeti dentro di te: mi apro a questo giorno con gentilezza. Questo semplice gesto cambia la qualità del tempo. È un piccolo ancoraggio, un modo per ricordarti che puoi scegliere l'intenzione con cui vivere ogni giorno. È come aprire una finestra dentro di te, prima ancora che fuori. Puoi anche aggiungere un piccolo gesto simbolico, appoggiare la mano sul cuore o aprire le braccia al cielo. Il corpo, quando è coinvolto nei rituali, rafforza il senso di presenza e giorno dopo giorno questo rituale può diventare una fonte silenziosa di forza e centratura. Essere presenti significa non perdere la vita mentre la si vive. È dire sono qui, in questo attimo, e va bene così. È questo il vero dono della mindfulness. Non serve andare lontano per sentirsi vivi, basta imparare a esserci davvero. E quando ci sei, tutto acquista nuova luce. Il volto di chi ami, il vento tra gli alberi, il silenzio. Ogni istante vissuto con consapevolezza è un piccolo miracolo. E anche se il mondo intorno continua a correre, tu puoi scegliere di fermarti. Puoi scegliere di vivere, non solo di sopravvivere. Questo è il cuore della mindfulness. Tornare alla vita. Adesso. Non devi cambiare tutto per sentirti meglio, devi solo ricominciare ad ascoltarti. La mindfulness non è la meta, è il sentiero, un sentiero che puoi percorrere, un passo consapevole alla volta. E ogni passo, se fatto con presenza, può essere guarigione. Questo è il vero cammino della consapevolezza, tornare a se stessi, un respiro alla volta. Se senti che questo è il tuo tempo per rallentare e tornare a te, iscriviti a Inner Peace 360. Qui trovi compagnia, guida e ispirazione per vivere con più cuore ogni giorno. In questo spazio ogni video è un invito alla presenza, ogni parola è un gesto di cura. Ti aspettiamo.